Workflow Ops, un tool che ci permette di visualizzare la correlazione tra i problemi, i trigger e le azioni all'interno del nostro Zabbix. E lo Zabbix Incident Investigation Module, anche questo è un tool veramente molto interessante che andremo a vedere oggi, ma prima una grande novità, la sigla. Niente testa nel cloud, conta la sostanza quadrata, creatori di soluzioni. Buongiorno a tutti, anche in questa nuova puntata io sono Dimitri e anche oggi parleremo di nuovo del nostro amico Zabbix, perché sì, sono noioso, va bene, ma quando un prodotto ha una community così vasta, ogni settimana c'è qualcosa di nuovo. E quindi in questo caso volevo farvelo vedere, perché secondo me merita tanto, ok? Non è l'unica soluzione, ce ne sono anche altre, ma è molto carina, ok? Quindi andiamo a vedere di che cosa parliamo. E mi sposto per farvi vedere intanto di chi è che l'ha sviluppato. È Monsphere, penso un membro della community brasiliana, aveva già, probabilmente ve lo ricordate, magari ve lo metto anche qua sopra, avevamo già visto questo sviluppatore quando parlavamo di evoluzioni dei grafici di Zabbix. Era lui che aveva creato gli eChart widget, questo set molto carino di widgets che potevamo utilizzare all'interno di Zabbix. Erano un po' acerbi, ok? Adesso le ha comunque portati avanti, non ci ha fatto grandi modifiche, però un pochino l'ha sistemato, ok? Quindi se volete dargli un'occhiata fatelo, perché alcuni sono veramente degni di nota, o comunque possiamo partire da qua per customizzarceli noi, ok? Perché sono veramente carini. Però detto ciò, andiamo a vedere invece di nuovo che cosa vedremo in questo video. Workflow Ops, che secondo me è molto interessante, è una highlights, ok? Di che cosa succede durante una fase di problema, ok? Quanti di voi dicono ok, è scattato il problema X, file system full, ok, ma che cosa succede all'interno di Zabbix? Come sta la metrica? Ecco, tutte queste cose qua che avreste dovuto fare voi magari con un pochino più di passaggi, con questo modulo ve lo mette in evidenza in maniera grafica. E secondo me è molto carino, perché ci fa vedere proprio tutto, partendo dall'host, item, trigger, problema, azione, media type e poi a chi ha mandato l'eventuale segnalazione. Quindi molto interessante, è compatibile dallo Zabbix 7.0 in avanti, quindi probabilmente anche 7.2, 7.4. Io non le ho provate perché mi focalizzo sempre nella 7.0, che è la long term support release. E qua c'è anche chiaramente l'installazione, ve la faccio vedere, ma è veramente molto semplice, ok? L'altro tool che voglio farvi vedere è questo qui, Incident Investigation Module. Anche questo molto degno di nota, perché in quanti casi voi magari avete una metrica che è un po' ballerina e volete capire come, no, nel tempo questa metrica effettivamente ha creato problemi. Da qua abbiamo un cruscotto dedicato che mi fa vedere tutte le volte che si è ripetuta all'interno dei mesi precedenti e dei giorni nelle ore dell'ultima settimana, con un dettaglio qua della metrica che ha creato il problema e anche dei suggerimenti, degli insights, ok? Quindi molto anche questo interessante. Come facciamo a installarlo? Banalmente abbiamo due modalità: o con il repository ufficiale, quindi facciamo un git clone di questo URL che vedete qua, oppure ci scarichiamo il pacchettino. Io ho preferito il pacchettino solo perché di solito, se avete magari una macchina in produzione, non volete installare git clone e cose di questo tipo, ma volete magari prendere il pacchettino, quindi faccio copy link e me lo sposto qua nella console con un bel wget o una curl, mi prendo lo zippone. A questo punto, allora non lo faccio perché l'ho già fatto per voi, però a questo punto lo metto all'interno della directory dove sono in questo momento
che è User Share Zabbix Modules, che è la directory dove andare a installare i moduli che siano widget e che siano anche moduli a tutti gli effetti dell'interfaccia di Zabbix. Questa directory, fate attenzione, che è valida per la 7.0, dalla 7.2 mi sembra, è cambiata leggermente, quindi se siete in un'altra versione fate attenzione, cercate la directory modules, ok? Probabilmente sotto UI modules, ok? E qua dentro noi andremo a installare tutti i nostri widget, quindi l'incident investigation e il workflow ops, ok? Quindi io li ho messi qua dentro. Il passaggio successivo, come abbiamo già visto in altre situazioni, è chiaramente andare nel nostro Zabbix sotto Administration General Modules e fare un bel scan directory, ok? Così lo Zabbix va a riconoscere questi moduli e ve le presenterà qua dentro in modalità disabilitata. Io in questo caso le ho già abilitati, ma vedete qui, vedete che l'autore è Mons Sphere, quindi questo qua andremo ad attivarlo nel caso se fosse disattivato. L'altro modulo è qua, ok, anche questo Mons Sphere Workflow Ops. Tutti e due sono attivati nel mio caso, e quindi dove trovo questa fantastica modifica? Chiaramente la troverò visualizzabile all'interno dei problems, ok? Quindi io vado qua dentro e, come vedete, magicamente adesso abbiamo due iconcine in più a fronte di un problema, ok? Qua questo problema qui file system full, o comunque vicino file system full. E cosa succede? Io normalmente da qua io posso cliccare con il tasto sinistro sul problema e andare a verificare, non so, lo storico di questa metrica, oppure entrare, se avete diritti, nella configurazione del trigger, nella configurazione dell'item o, vabbè, i problemi che siamo già qua, va bene. Se clicco qua mi si aprirà, vedete che me lo dice, Workflow Ops. Se invece andiamo su questa lente, questo è l'Incident Investigation. Andiamo a vedere qua dentro, perché, ecco, mi dimenticavo solo una cosa, vedete che c'è una action, chiaramente è fallita perché l'ho mandata a una mail ipotetica, ma qua volevo farmi recapitare la notifica di questo problema, ok? Qui non è andata a buon fine, va bene, ok, però l'idea è che appunto ci sia anche l'azione di notifica. Andiamo dentro qua e vediamo cosa succede. Pam, eccolo qui. Qua abbiamo tutta la catena e possiamo anche zoomare, muoverci, ok? Quindi partendo dal template, quindi questo allarme è stato generato dal template Windows by Zabbix Agent, l'host group che contiene questo host è l'host group Windows, l'host si chiama Win10 Pro by Zabbix Agent e qua mi fa vedere anche qual è il suo IP ed eventualmente un accesso rapido agli latest data, le dashboard che possiamo anche avere su questo host, nuovo, anche carino, no? Perché se uno magari vuole avere un overview di altre cose, già mi presenta la dashboard. Qua lo stato della metrica nell'ultimo periodo, quindi dovrebbe essere l'ultima ora, ok? E con altri dettagli su questo tipo di metrica, ok? Quindi vedete che mi dice anche l'intervallo di aggiornamento della metrica, tutte cose che sono utili, perché se c'è un problema dite, sì ho capito, ma ogni quant'è che viene fatto questo controllo? E avrei dovuto andare nella configurazione dell'item, perdere altro tempo. Invece qua io so già che ogni minuto viene fatto questo controllo, quindi se è scattato questo problema, probabilmente è un problema importante. Nel dubbio però che magari la situazione si è risolta, io posso schiacciare qua Execute Now e magari si aggiorna il dato e cambia la situazione, ok? Quindi è veramente molto interessante. Vabbè, qua mi fa vedere anche i tag in questo caso, ok? Quindi per adesso non ha grande senso, però è interessante. Qua anche il trigger, ok? Che ha generato questo problema, con alcuni dettagli, di nuovo anche questo utile. Perché è utile? Perché chiaramente io già da qua posso capire che è scattato perché c'era questa soglia è coerente, sicuramente è un problema grave, eccetera. Poi da qui l'altro dubbio è, ok,
Cosa succede a fronte di questo problema? Qua mi dà chiaramente dei dettagli su questo evento che è aperto da 22 ore, che è capitato negli ultimi 3 giorni una volta, però magari mi poteva dire che era già capitato altre 25. Qua i tag correlati all'evento, perché vengono esplosi tutti i tag a questo punto, e poi le azioni che sono collegate a questo specifico evento. Quindi in questo caso vedete che qui mi dà il dettaglio di che cosa è successo, ok, alla Zabbix. Qui il media type, che in questo caso l'utente non aveva media type e quindi non siamo riusciti a recapitarlo, però l'obiettivo era mandarlo allo Zabbix administrator, ok? Quindi è molto utile questa visualizzazione perché all'utente magari non che ha le super conoscenze su Zabbix è in grado di seguire un flusso operativo di analisi che il problema sia corretto, ok? Quindi in questo caso è di nuovo una cosa molto utile dal mio punto di vista. Possiamo anche stamparlo, ok? Non lo so, non l'ho fatto fino adesso, vediamo se cosa viene fuori. Keep, vediamo cosa viene. Vabbè, non male, dai. Non male, carina come cosa, magari da mandare a qualcuno per capire cosa è successo in questo evento. Vabbè. Ok, e questo era il Workflow Ops, ok? Questo modulo. L'altro modulo andiamo a vederlo col File System Full, ok? Questo qui ce l'abbiamo qua, quindi io clicco sull'iconcina della lente e mi si apre una nuova pagina. Nella nuova pagina, ok, non è ricchissima perché chiaramente questa è una macchina demo e non mi dà non abbiamo tanto storico, va bene. Però cosa ci fa vedere innanzitutto? L'incident heatmap. Qua mi dice nell'ultima settimana quante volte è accaduto questo problema, ok? Quindi questo problema è accaduto giovedì 2 volte e alle ore 11 e poi alle ore 12 una volta. Perché qua è rosso e qua è verde? Perché lui fa una media delle occorrenze all'interno della settimana. Quindi se questo qua è stato il valore massimo, tutti gli altri avranno un colore tra il rosso e il verde. Ok? In questo caso abbiamo solo 2 e 1, quindi non si capisce tantissimo. Ma se andiamo a vederlo qua, vedete che qui cambia perché qui abbiamo 7 e poi abbiamo 4, abbiamo 5 e abbiamo 3 e abbiamo 1. Quindi lui va a fare una media e va a colorare le caselle orarie e dei giorni in base appunto a quante volte questo problema è accaduto all'interno della settimana. Nel nostro caso appunto poche volte. Qui abbiamo la vista degli ultimi 12 mesi, quindi uno può anche andare a dire ma ok, è successo a ottobre, andiamo a fare un dettaglio e quindi io potrei cliccare qua sopra e vedere cosa era successo in quel periodo, quante volte, eccetera. In questo momento abbiamo solo appunto, vedete qui, io clicco qua sopra, mi si apre il mese di aprile. Se avessi avuto altre occorrenze nel mese di aprile in differenti giorni, potevo andare a zoomare su quei giorni lì e guardare la relativa heatmap, ok? E poi abbiamo il grafico delle ultime 6 ore della metrica, anche questo utile perché ci fa capire cosa sta succedendo. Qua in questo caso la metrica saliva, poi scendeva, eccetera. I key insights, quindi che cosa sono, ci dà un ventaglio di informazioni che secondo me sono interessanti. Va bene, il gruppo di appartenenza di questa macchina, l'errore di picco, anche questo, banale, però uno mi dice ma quando è successo e qual è stato il valore massimo? E io qua mercoledì alle 5 del mattino, ok? Nell'ultimo mese quante volte è accaduto questo problema, eventuali dashboard relativi a questo host e precedenti problemi su questo host. Qua mi dice che c'è il DCMP ping che ha dei problemi. In questo mese quante volte è accaduto e mi dice anche la rampa di risalita, la percentuale rispetto al mese precedente, quindi in questo caso il 100% perché prima non c'erano dati e va bene. Il fattore critico, qual è la fascia oraria che ha generato più incidenti.
In questo caso sono le 5 del mattino. Cos'è utile questa cosa? Per determinare se ci sono dei pattern relativi a quel problema, ok? Perché magari ci accorgiamo che il problema accade solo di notte perché ci sono i backup, oppure il contrario, capita solo di giorno perché c'è l'operatività giornaliera. Il trigger, va bene, no, la soglia del trigger, e poi delle action, ok? Dei suggerimenti. Incident on weekdays, possible correlation with business load, ok? Una frase un po' generica, però potrebbe dare un aiuto. E poi la timeline, quindi cosa è successo nelle ultime volte sempre riferito a questo problema. E qui abbiamo la possibilità di switchare tra timeline e action, quindi capire quali sono state le azioni eseguite a fronte di questi problemi. Ok? Quindi prendiamone un altro, vediamo, perché volevo farvi vedere anche questa opzione qui, lo SLA by service, quindi torno indietro. Ecco, anche in questo caso possiamo stampare il report, ok? Perché magari questo ce lo chiedono di nuovo, a volte può essere utile. Torno indietro e provo a prendere questo, vediamo se questo qui ha il report. Ok, no, non sono riuscito a fare lo SLA by service. Questo come funziona? Funziona solo quando abbiamo attivato la funzione all'interno di Zabbix, ovvero la SLA qua, e abbiamo definito appunto un livello di servizio, in questo caso Windows Server, dove ho detto che il 99.9 è il nostro SLA e quali sono i service tag da controllare. In questo caso non ha funzionato, non ho controllato e quindi non riesco a farvelo vedere, ma sostanzialmente infatti non riusciamo a far vedere chissà quale cosa. Vediamo se riesco in qualche maniera, ma no, niente. Va bene, era per farvi capire se funzionava, ma infatti non abbiamo abbastanza dati. Detto ciò, però, sicuramente è molto carino questa funzionalità. Magari questa dello SLA non è utile proprio a tutti, però questa invece in un sistema che funziona, secondo me, ha molto senso e ha un suo perché molto importante. Infatti penserò anche di utilizzarla un pochino di più. Vediamo se magari possiamo anche modificarla in qualche maniera, aggiungendo qualche funzione in più, però anche qua di nuovo, ragazzi, quando c'è qualcosa che vi interessa, essendo un qualcosa open source, scrivete allo sviluppatore. Vedete che qua ci sono già delle issue, perché magari ci sono dei problemi, fateglielo sapere, perché magari la vostra idea può migliorare il prodotto o magari può correggere il prodotto, perché non ci siamo mai accorti di un problema, voi l'avete beccato e riusciamo a sistemarlo, ok? Quindi mi raccomando, se ritenete utile, allora innanzitutto mettetegli anche una bella stellina. Io adesso qua sono in modalità incognito, però mettete una bella stellina a questo repository di GitHub per fargli capire che usate e vi piace questo modulo in questo caso, e interagite con gli sviluppatori, perché comunque sono contenti che qualcuno utilizzi quello che hanno creato e che magari ci hanno anche speso del tempo per farlo. E per oggi è tutto. Fatemi sapere nei commenti qua sotto cosa ne pensate, se ci sono delle migliorie da suggerire allo sviluppatore, però in questo caso fateglielo sapere direttamente a lui, però fatemi sapere se lo ritenete interessante, e se non siete iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi, e Telegram, Zabbix Italia, nella nostra community siamo veramente già in tanti e ci scambiamo un bel po' di informazioni durante la settimana. Per oggi è tutto, un salutone da Dimitri, ciao ragazzi. Sapere condiviso, l'open source è conoscenza, zero buzzword, solo la verità senza apparenza. Niente testa nel cloud, conta la sostanza quadrata, creatori di soluzioni.